Eccoci qua, ciao Ciao, Eddie. ciao, come stai? Ciao, io sto bene, tu come Mi stai? vedi, mi vedi bene? Senti bene? Ti vedo bene, ti sento bene, ti vedo in forma. Informissima. Mi Sei in alleno tutti i forma. giorni. A casa però A casa mi però, sì. alleno, sì. Io qualche settimana fa su Sky Sport ho detto che noi vogliamo giocare sicuramente con la sicurezza giusta. Prima di tutto viene salute della gente come deve essere. Però in questo momento che riguarda gli allenamenti, mi viene da pensare sicuramente che è assurdo che per noi giocatori può essere più, sicu- più sicuro allenarci ai parchi che a Trigoria. Sicuramente la società AS Roma ha fatto tante cose importanti in questi ultimi mesi, non solo per i calciatori, però per tutta la gente e tutti i tifosi dell'AS Roma e di più. E sicuramente Trigoria ci hanno messo a disposizione, l'hanno assicurata per noi calciatori e sicuramente per poter tornare a allenarci lì sicuramente saremo più sicuri che da tutte le altre parti. Sì. Spero che tra poco possiamo tornare ad allenarci a Trigoria. E poi ci sono dette tante cose ultimamente che sicuramente a me non mi piacciono perché quando si parla di noi calciatori si dice sempre, quelli guadagnano tanto, quelli questo. Per me calcio non significa solo soldi e non significa solo i calciatori. C'è tanta gente intorno al calcio. Io ho già tanti anni che sono professionista, ho giocato in Germania, in Inghilterra, adesso in Italia, prima in Repubblica Ceca e ho visto che c'è tanta gente intorno al calcio che lavora, che in questi momenti sicuramente non può lavorare e può perdere il lavoro. E poi sicuramente ci sono anche tante aziende che lavorano con AS Roma, poi che lavorano all'Olimpico, allo stadio, e tutta gente intorno di tutti noi. E Eh, io, come ho detto, non voglio che si parla solo dei soldi e quanto guadagnano i calciatori. sì, quella, Non diciamo, è, quella è non- non è una cosa giusta e sono d'accordo. Ieri o l'altro ieri ho visto qualche intervista di giocatori, altri giocatori delle squadre hanno detto lo però stesso. possiamo invece iniziare a rispondere alle domande dei tifosi, che sono C'è ovviamente qualche domande. domanda? C'è qualche domanda? Ce n'è, ce n'è qualcuna. Guarda, parto con una che hanno fatto in tanti, che mi sembra quella buona per cominciare. C'è Luca che ti chiede com'è indossare la fascia di capitano della Roma. Ciao Luca, prima di tutto, sicuramente è un orgoglio per me. Dopo tanti capitani importanti, dopo tanti capitani romani, sicuramente dopo Totti, De Rossi, Florenzi, essere capitano della Roma non romano, diciamo così, sicuramente è anche un orgoglio di più perché significa che in questi ultimi anni ho fatto qualcosa bene. Spero che da capitano della Roma posso continuare così e far felice i nostri tifosi. E anche spero che tutti i tifosi della Roma che sono orgogliosi di avere un capitano dalla Bosnia. Penso proprio di sì. Penso, penso proprio di sì. Senti, andiamo un po' sulle cose di campo. C'è Marco che ti chiede il difensore più forte che hai mai affrontato. Se ce Ciao, n'è uno. Ciao Marco. Ci sono tanti forti, no? Però se devo dire uno, dico che è uno pesante che rompe sempre è Chiellini. Chiellini. Beh, io devo dire, guarda, me l'ero preparato da farti vedere una cosa, adesso vediamo se lo trovo, però visto che lo hai nominato, vediamo se è questo. Ecco qua, te lo ricordi questo? Sì, sì, è ovvio, come no. Il Perché, primo guarda, gol.
era la domanda successiva fra quelle che avevamo selezionato e c'era un amico che ti chiedeva di ricordare, insomma, le sensazioni del primo gol e qua, insomma, qua sei stato più bravo di Chiellini. Qui forse non mi conosceva ancora bene, forse non è andato così forte, però lì ho fatto molto bene io, che ho protetto anche con i mani, ho protetto la palla e poi ho fatto gol che sicuramente lì non mi aspettavo di farlo perché la palla di Iago non era, era un po' bruttina. Beh, la prendi che Sì. sta già ricadendo, no? Di solito il colpo di Eh, testa ti fa un po' più in sospensione, un po' più in sì, alto. e poi dare così tanta forza alla palla non era facile lì, però è andata bene, ho fatto gol e anche quella esultanza che è venuta proprio da sola, perché primo gol per la Roma subito contro la Juve non si scorda mai. Senti, c'è Lollo che fa una domanda importante, ti chiede, ma insomma, sei mancino o destro? Perché noi ti abbiamo visto fare cose belle con tutti e due i piedi e il dubbio viene, Infatti sono destro, come ho detto, però tanti mi chiedono, anche i ragazzi della squadra, ovviamente perché ci alleniamo tutti i giorni, mi vedono tutti i giorni allenare, tirare, sicuramente mi chiedono, ma sei sicuro che sei destro? E io gli dico, ragazzi, sono destro, però faccio forse i gol più belli ho fatto di sinistro, ti Ce devo n'è dire. uno tuo preferito fatto col sinistro? Vabbè, non è difficile, no? Quello contro Chelsea sicuramente è più difficile e più bello. Eccolo, eccolo. Ecco, quello, sì, sì. Quante volte... questo sembrava che ce l'eravamo preparato, ma giuro che non ce l'eravamo detto questo. Cioè, Eh, io ho un po' di gol tuoi qua pronti, però... quante volte te lo sei rivisto questo gol? tante volte, tante volte. Come noi. Sì, un gol così lo devi vedere spesso. Beh, Eh, che lo potevo fare, sono ancora più contento. beh, bellissimo, bellissimo. Questo... Poi qua sotto i tifosi della Roma, insomma. Eh sì, anche lì i tifosi, come sempre, stanno sempre dietro di noi, vengono da tutte le parti. E poi questo gol con loro lì dietro c'ha un altro peso. Sì, C'è un direi. altro peso, un peso molto forte. È ancora più bello che l'ho segnato lì davanti a loro. Sì, poi insomma, una partita importante. Sì, Mettiamola così. siamo impazziti tutti. Beh, Noi giocatori, loro su, ma... confermo, ero lì, Ecco, mi volevano sì, cacciare dalla tribuna, eh però, sì. però poi invece sono rimasto. E c'è Lord che chiede dove hai preso la sciarpa della Roma nella foto da bambino. L'abbiamo vista, insomma, una foto che non avevamo mai visto, che abbiamo visto poco tempo fa nel documentario Sì, che Roma TV ha fatto su di te, è uscita questa foto. Ce la devi spiegare. Eravamo a un torneo in Italia, a Ferrara. Adesso forse sbaglio, però 17-18 anni fa, tanti anni fa, Eri diciamo. piccolo. Sì, ero piccolo. Siamo venuti in Italia a Ferrara per giocare un torneo. C'era anche AC Milan, mi ricordo. Uscivamo fuori sempre, siamo andati a comprare le maglie, sciarpe e tutto il resto. E io in questo momento è difficile ricordare tutto quello che abbiamo comprato, abbiamo fatto, però lì ovviamente ho comprato anche una sciarpa di AS Roma che mi sono scordato proprio. E vedi, dopo tanti anni fa, vedi queste foto e sicuramente sono orgoglioso ancora di più che sono qui a Roma. Certo, insomma, uno lo vede un po' come un segno del destino, no? Poi Ecco, vedi, sì. l'hai scoperto dopo tanto tempo. E David ti chiede il miglior ricordo insieme a Kolarov, se c'è un episodio in particolare, insomma, sappiamo che siete molto amici. Eh, Sì. ci sono tanti.
però bisogna ricordarsi. Però dico che quel secondo gol che ho fatto contro Chelsea, Mhm. che lui ha tirato, era punizione da sinistra e io lo guardavo negli occhi e lui mi diceva di testa così, dove la metto? Dove la metto? E io le ho detto ovviamente in nostra lingua e io le ho detto mettilo primo palo. Ok. E lui l'ha messo primo palo e io ho fatto gol e poi hai visto questo abbraccio in alto dopo i gol e dico che quello è sicuramente uno dei più importanti che mi ricordo sempre. E Pablo ti chiede come ti senti a essere considerato un simbolo per tutti i tuoi connazionali. No, sicuramente ho fatto una strada difficile, come tutti che vengono dalla Bosnia dopo la guerra, eccetera, e sicuramente non era facile uscire, però siamo usciti tutti forti e sono orgoglioso e contentissimo che la gente in Bosnia mi vede come un simbolo, come qualcuno che ha dato qualcosa per la Bosnia. Sono orgoglioso di tutto questo, vuol dire che sto rappresentando la Bosnia ed Erzegovina in maniera giusta e importante. Sono arrivate ovviamente tante domande che ti chiedono di raccontare un po' questi gol qua, compreso questo. Se io, perché si parla sempre di Barcellona-Roma, però tu un gol importante l'hai fatto pure all'andata. Eh Eh, sì, te la ricordi un po'? sì, me lo Mi racconti ricordo. un po' prima la partita di andata, come vi, come vi sentivate, soprattutto dopo? Dopo malissimo. Eh, Durante partita molto bene, anche perché abbiamo fatto, secondo me, abbiamo fatto una partita importante contro una delle squadre migliori del mondo, gli ultimi 10-15 anni sicuramente. Primo tempo siamo stati anche sfortunati perché abbiamo preso questo gol, o autogol, dico, di Daniele, anche se forse meritavamo uno o due rigori nel primo tempo, però l'arbitro non ci ha dato e sicuramente poi dopo 3-0 pensavo che era difficile. Ho fatto Ecco, ho fatto quel gol che ci ha dato speranza, di sinistro. di sinistro sempre, no? Eh, e poi quando abbiamo preso questo ultimo gol ero devastato, ti dico la verità, perché poi 3-1 c'è ancora tanto da giocare, sai, non si sa mai in calcio, come abbiamo visto, infatti. Però 4-1, dicevo, Barcellona, devi fare 3 gol, è durissima, è Eh, durissima. Non avevo tante speranze, ti dico la verità. poi è andato. E comunque pure al ritorno l'hai fatto di sinistro. Era Poi di sinistra, sì, hai ragione. mi pare di sì, sì, è sinistro perché anticipi, Sì, no? Fai era di sinistra, anticipo. sì. Sì. No, no, ma pure quella partita lì, no, dico, come abbiamo giocato. Io ancora veramente quando vedo questa partita dico, ma come abbiamo giocato veramente. Però tanto merito va anche a Mister Di Francesco Certo. che ha preparato partita in una maniera incredibile, Sì, sì. incredibile. A me di quella partita piace anche ricordare i nomi che si ricordano meno, nel senso che in quella partita giocò molto bene anche, non so, Patrick Schick o Juan Sì, Jesus, ma, tu- tutti, ma tutti da dietro, come ho detto, da Alisson, Jesus, tutti Alex, quanti. Schick, Raja, tutti, non ce n'è uno. Poi quelli che sono entrati dopo, El Shaarawy, Django, Tutti. non è, non è che uno ha fatto bene, altri due no. Abbiamo fatto tutto perché battere Barcellona 3-0 non si può in 7-8. No, no, si Abbia- fa solo la- L'abbiamo fatto tutti insieme. Noi ogni volta che prepariamo
questi live su Instagram, arrivano sempre un sacco di domande di tifosi dall'Armenia su Henrikh Mkhitaryan, Ok. e stavolta lui ha proprio superato la domanda, c'è scritto solo Henrikh Mkhitaryan, c'è scritto solo il nome, quindi io ti riporto H, quello di giocare. H Mickey. H. Miki. Sì, Com'è giocare con lui? Ecco, qua sì. c'è una No, situazione, no, nella quale vi siete trovati bene in campo, direi. Mickey mi è piaciuto da sempre, anche perché io ho giocato in Germania, poi in Inghilterra e anche lui giocava nel Borussia Dortmund, poi al Manchester e all'Arsenal e mi piaceva sempre come giocatore. E adesso ho conosciuto anche come uomo, è una persona bravissima, un bravissimo ragazzo e soprattutto un giocatore fantastico che questa squadra, società che AS Roma e tifosi vogliono avere. E speriamo anche, ho letto come ha detto Mister, che rimane anche per i prossimi anni, speriamo qui, perché giocatori come Miki ci servono a questa squadra per andare a fare risultati importanti. E ciao a tutti ragazzi, grazie che siete venuti, dico, al live, Instagram live. Speriamo che ci vediamo presto sul campo, ovviamente, e che ci facciamo qualche gol soprattutto, no? E qualche vittoria. Dai, Speriamo, speriamo. Intanto grazie Edin, ciao, buon pomeriggio. ciao e forza Ciao, Roma sempre. Ciao sempre. ragazzi, ciao a Ciao, ciao. tutti.